Il teatro. Se mi segui da un po' sai quanto io ami il teatro. E nella lezione di oggi vorrei parlarti di quelle parole e di quelle espressioni che sarebbero tipiche dell'ambito teatrale e del linguaggio del teatro, ma che sono entrate nell'italiano di tutti i giorni. Sarà una grande occasione per espandere il tuo lessico e parlare italiano in modo sempre più naturale. Quindi veramente ci sono delle parole dell'ambito teatrale che sono entrate nella lingua di tutti i giorni? E certo! E cominciamo con questo personaggio, Pulcinella. Lo conosci? È un personaggio tipico della commedia dell'arte, una maschera del carnevale attualmente anche. E c'è un'espressione molto usata nell'italiano di tutti i giorni che è il segreto di Pulcinella. Che cos'è? Che cosa significa? Ti faccio un esempio. Oh, ma lo sai che Federico butta via un sacco di soldi nelle slot machine? Ormai è il segreto di Pulcinella, non lo sapevi? Quindi il segreto di Pulcinella è un segreto che ormai sanno tutti, nonostante i tentativi di nasconderlo. È un segreto che tanto segreto non è più. Ma perché di Pulcinella? Perché nella commedia dell'arte Pulcinella era un personaggio estremamente ironico, che amava prendersi gioco dei ricchi ed era una persona che conosceva i retroscena, i segreti di questi personaggi e li svelava tranquillamente. Era una persona che non riusciva a tenere un segreto, gli piaceva, no? Svelare i segreti dei ricconi con le altre persone. Da qui il segreto di Pulcinella, un segreto che in realtà non è un segreto. La seconda espressione è dietro le quinte. Sai che cosa sono le quinte? Sono quegli spazi di fianco o dietro al palcoscenico riservati al personale di scena e agli attori, quindi quegli spazi che il pubblico non vede. Ma nell'italiano di tutti i giorni, che cosa significa dietro le quinte? Ti faccio degli esempi. Non pubblicherò dei nuovi video per alcuni mesi, ma lavorerò a qualcosa di importante dietro le quinte. Non sono da solo nel mio lavoro, ci sono altre persone che lavorano e si impegnano dietro le quinte. Chiaro, no? Dietro le quinte significa senza farsi vedere, di nascosto. Ci sono persone che lavorano dietro le quinte, voi non le vedete, ma ci sono. Una parola tipicamente teatrale che vorrei presentarti è il siparietto. Conosci già la parola sipario? Sai che cos'è? Il sipario è quel tendone, quella tenda in stoffa pesante che si chiude sul palcoscenico. Lo troviamo chiuso prima dello spettacolo, durante l'intervallo e dopo la fine dello spettacolo. Quel tendone generalmente rosso che viene chiuso. Il siparietto ha due significati, sempre nell'ambito teatrale per il momento. Il siparietto è un sipario secondario, supplementare, che viene chiuso durante i cambi di scena. Il siparietto però è anche un intermezzo, uno spettacolino di varietà che veniva messo in scena di fronte a questo sipario secondario, quindi un piccolo intermezzo, un piccolo spettacolo. E da qui è entrato nella lingua di tutti i giorni, con un significato particolare, ma prima ti faccio un esempio. Alessia e suo marito hanno litigato per tutta la cena. Che siparietto imbarazzante! Quindi che cos'è un siparietto? È una scenetta generalmente patetica o ridicola. In questo caso è un litigio di poco conto, di poco valore. È un siparietto, una cosa... è proprio una scena abbastanza patetica o ridicola o comunque di poco valore. Un siparietto imbarazzante. Un'altra parola
che usiamo molto e che ha un significato molto simile è il teatrino, che non è un teatro piccolo in questo caso. Vediamo degli esempi. Spegni la TV, tanto parlano sempre del solito teatrino tra i ministri. È il solito teatrino tra i ministri. Mi hanno raccontato un sacco di bugie. Prima che dovevano andare in aeroporto a prendere una zia, poi che non si sentivano bene, poi che non riuscivano ad arrivare a casa mia perché c'era troppo traffico. Tutto questo teatrino per non venire alla mia festa. Il teatrino quindi è una scena ridicola e patetica dove delle persone assumono dei ruoli per uno scopo non così positivo. Quindi sì, può essere sostituito anche da siparietto. Il teatrino è proprio una cosa un po' più pensata, ragionata, no? Più strutturata, è proprio un teatrino, si sono inventati delle cose, hanno assunto dei ruoli, quindi hanno simulato dei ruoli particolari per un obiettivo e quindi è un teatrino patetico, una scena patetica. E poi abbiamo altre due parole, anche queste che derivano dal teatro, come la messa in scena e la sceneggiata. Mm? Parlando sempre di questi amici così falsi, possiamo dire: e poi mi hanno chiamato, dispiaciuti, quasi piangendo, perché non sono potuti venire alla mia festa. Era tutta una messa in scena, una sceneggiata. Ah, ma io non ci casco più, eh. Non ci casco più significa non mi faccio più fregare, non credo più a queste cose. Nel teatro la messa in scena o messa in scena è l'insieme di tutti quegli elementi necessari per mettere in scena uno spettacolo. Ma in questo caso è una simulazione patetica, un insieme di atteggiamenti che hanno come obiettivo quello di far credere una cosa che in realtà non è vera. Era tutta una messa in scena, una finzione, una simulazione, ecco. Quando delle persone simulano qualcosa per farci credere una cosa falsa, è una messa in scena. Mm? Quindi una cosa finta. Una sceneggiata invece ha un significato simile, ma è qualcosa di emotivamente esagerato, è una messa in scena esagerata. No, non siamo potuti venire, mi dispiace. Siamo disperati, così dispiaciuti. Questa è una sceneggiata, quando c'è proprio un apporto emotivo esagerato. Ti faccio un altro esempio. Al supermercato c'era un bambino che ha fatto una sceneggiata infinita perché voleva il diario dell'uomo ragno. E che pianti! E alla fine la mamma gliel'ha comprato, eh. Una sceneggiata, è proprio una messa in scena, una simulazione con un pathos, con un'emozione forte, evidente, di pianto, di disperazione, una sceneggiata. Quindi è una messa in scena, ma emotivamente molto esagerata. Qualcosa di finto, simulato. E poi abbiamo il copione. Che cos'è il copione nell'ambito teatrale? Il copione è il testo con tutte le battute dei personaggi, no? Che gli attori devono imparare a memoria. Ma come lo usiamo nell'italiano di tutti i giorni? Esempio. Hanno assunto un nuovo cameriere nel ristorante di Paolo. Vedrai, dopo una settimana litigherà con il cuoco, voleranno coltelli e si licenzierà anche questo. Il solito copione, insomma. Esatto, è un copione che si ripete da mesi. Chiaro, no? Il copione è uno schema di comportamento o un insieme di scene
che si ripete sempre allo stesso modo. Spesso infatti è accompagnato dall'aggettivo solito. È il solito copione, oppure diciamo è un copione che si ripete, quindi un insieme di scene o di comportamenti che si ripetono sempre. È sempre il solito copione. Bene, mi è piaciuto tanto fare questo video con queste parole così teatrali che però sono entrate nell'italiano di tutti i giorni. Spero che sia stata una lezione interessante per te e come sempre ti chiedo, se vuoi, di scrivere delle frasi nella sezione dei commenti qui sotto usando una o più delle parole che ti ho presentato oggi. E ti ricordo che puoi scaricare anche gratuitamente il PDF con tutto il lessico e gli esempi che abbiamo visto oggi insieme. Grazie mille per la tua fiducia e per la tua compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.